Ciao, sono Caruso. Oggi ti parlo del pensiero oggi per oggi e del pensiero qui ed ora. Seguimi fino in fondo. Mi è arrivato un messaggio molto interessante con anche dei ringraziamenti e in questo messaggio mi veniva fatta una domanda in particolare che voglio leggere. Spesso hai criticato il pensiero oggi per oggi, però quando parli di meditazione dici che è importante il qui ed ora. Non trovi che sia un paradosso questo modo di pensare? Potresti fare chiarezza? Grazie della risposta. Allora, intanto vi ringrazio quando mi scrivete dei messaggi di questo tipo perché mi date modo di fare degli altri video che possono essere utili. Con pensiero oggi per oggi mi riferisco a quel modo di vivere che non ha nessun tipo di programmazione. È un modo di interagire con la vita, a mio avviso, molto tossico. Mi sento un po' giù e prendo delle medicine per tirarmi su. Ho fame, devo immediatamente mangiare ed è oggi per oggi, non penso mai a un domani, a un futuro. E facendo così la mia programmazione non è esistente, non è consistente. Quando apriamo il frigo e diciamo ho fame, voglio mangiare questo e quest'altro, dobbiamo prendere in considerazione che magari il giorno prima o addirittura la settimana prima siamo stati a fare la spesa con un po' di lungimiranza, capendo che i giorni a venire avremmo avuto fame. Ecco, dobbiamo in qualche modo attraversare la programmazione e quindi dobbiamo sapere passo per passo quali saranno o comunque sia immaginarci, tra virgolette, quali saranno le nostre esigenze di domani, dopodomani ed è per questo che si fanno dei piani per il futuro. Non essere lungimiranti fa sì che quando succede qualcosa noi ci troviamo praticamente sprovvisti di strumenti, ci troviamo sprovvisti per esempio dell'acqua in casa, per esempio del cibo in casa, no? Quelle cose che invece ci servono. Dobbiamo pensare un pochino avanti, dicono gli inglesi, thinking ahead. E cosa succede? Se non programmiamo un po' nella nostra vita, non sappiamo quali saranno i prossimi passi e siccome noi esseri umani siamo dotati di questa parte del cervello che si chiama corteccia prefrontale, siamo bravi nella programmazione, siamo bravi nel generare futuri alternativi che ci possano orientare nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni. Ecco, quando parlo di pensiero oggi per oggi e che è pericoloso pensare soltanto per oggi, dobbiamo anche mettere in conto qualcosa per il nostro futuro, classico del ragazzino che va a studiare e dice a me questa roba non mi serve a niente. Non ti serve a niente adesso, magari ti servirà quando sarai a lavorare tra 5 anni, tra 10 anni o comunque sia ti servirà, la utilizzerai per strutturare la tua vita. Quindi quello che facciamo adesso non è necessariamente utile per adesso, magari stiamo facendo delle attività che ci servono invece per dopo, per domani, per fra un mese, per fra un anno. Se abbiamo solo il pensiero oggi per oggi, siamo completamente schiavi di qualcuno che invece programma per noi. E quindi la classica persona che dice tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio, è quella che va poi a rispecchiare il pensiero oggi per oggi. Molto pericolose queste persone, perché non sai mai come relazionarti, no? Gli devi sempre dire tutto. Passiamo dall'altra parte, passiamo al pensiero qui ed ora legato al mondo della meditazione. Allora, innanzitutto, anche lì, qui ed ora è ancora più stretto come tempo rispetto a oggi per oggi, ok? Oggi sono 24 ore, qui ed ora è un istante o solo un momento. Non si può essere sempre costantemente presenti a tutto, come invece ci vorrebbe spiegare la mindfulness, ma poi in realtà ci spinge a fare questo, ma tutti quelli che praticano sanno che ci sono
tantissimi momenti della nostra giornata che siamo persi, che andiamo con il pilota automatico, e grazie a Dio che c'è il pilota automatico, perché altrimenti tante cose non le potremmo fare. Allora, il qui ed ora è essenziale nel momento in cui noi vogliamo fare della ricerca un po', lo metto fra virgolette, spirituale, un po', o meglio, quello che viene chiamato spirituale, ma insomma un po' di ricerca interiore, un po' di ricerca di chi siamo, come utilizziamo i nostri pensieri. Ecco, essere presenti, allineati col pensiero qui ed ora, 20 minuti, un'ora, se ci riesci 2 o 3 ore, bravissimo, sei un grande meditatore, ok? Quel tipo di esercizio, quel tipo di pratica che fai, poi va a creare una serie di strumenti interni che andrai a utilizzare nella tua vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi coloro che meditano, che fanno mindfulness, chiamatela come vi pare, sono presenti nel qui ed ora. Questo non significa che riescono a pulire la mente, perché la mente non si pulisce mai, l'unica cosa che fa la mente è continuare a pensare, però impariamo ad accorgerci di alcuni pensieri ricorrenti, impariamo ad accorgerci su che cosa stiamo ponendo la nostra attenzione. Facendo così arricchiamo tutto il discorso dell'attenzione, della focalizzazione, del fatto che riusciamo a essere più concentrati e riusciamo anche a percepire di più la nostra vita, perché essere presenti, per esempio, a un piatto di spaghetti fa sì che quel piatto di spaghetti abbia un suo valore. Invece, se mangiamo un piatto di spaghetti mentre blateriamo qualcosa, guardiamo il cellulare, ascoltiamo il telegiornale, quel piatto di spaghetti non ce lo siamo goduti perché non siamo presenti a quell'esperienza. Ma ancora una volta, possiamo essere presenti su tutto? No, solo su una cosa. Ecco che cosa facciamo poi, stringi in meditazione. Prendiamo un sistema d'ancoraggio, spesso è la respirazione, e diciamo ok, io adesso sto presente sulla mia respirazione, qualsiasi cosa mi devia dalla mia respirazione, io ritorno lì, riporto la mia mente lì, se ne va via, la riporto lì, la riporto lì, la riporto lì. Questo è, diciamo, l'80-90% della pratica meditativa, e ha a che fare con il pensiero qui ed ora. Qui, su questa cosa su cui mi voglio concentrare, e ora, adesso, non dopo, non prima. Non penso al futuro, non penso al passato, ma penso solo all'istante presente. Può essere questa cosa sostenuta nel tempo? Assolutamente no, altrimenti una persona si isola, entri in uno stato meditativo e rimani lì però per tutto il resto della vita, non sei funzionale alla società. Allora anche grandissimi meditatori, e non sto a fare nomi, dicono sì, va bene, meditiamo, è molto funzionale, ti fa capire molte cose di te stesso, ti fa comprendere tanto di come la mente lavora e tanto di quanto sei con il pilota automatico, però chiaramente poi ci sono un sacco di cose da fare nella vita, no? Accompagnare i figli a scuola, andare in palestra, lavorare, guidare, cucinare, tante delle cose le facciamo col pilota automatico, e ve lo ricordo, meno male che c'è il pilota automatico. Come queste due realtà, il qui ed ora e il l'oggi per l'oggi, possono coesistere insieme? Allora, il qui ed ora è un qualcosa che tu fai in un tempo limitato, e lo fai perché stai capendo che meditare ti servirà per il resto della tua vita. Quindi quella pratica che fai 10, 20 minuti, un'ora tutti i giorni, poi durante la tua giornata, durante la tua settimana, ti restituisce tantissimo. Ed ecco che quando tu lavori con il pensiero qui ed ora, chiuso in quel momento, stai lavorando con un pensiero molto lungimirante, cioè io adesso sto concentrato e cerco di comprendere delle cose, e poi sono molto più presente alle cose che mi accadono nella vita, sono molto, ecco la parola interessante, sono molto più consapevole. Ma chi fa meditazione è una persona lungimirante, non è che non pensa al futuro, ok? Non pensa al futuro nel momento in cui medita.
La persona invece che adotta il pensiero oggi per oggi, la vorrei chiamare una persona disfunzionale, perché non è che si gode le cose ed è presente alla sua vita, semplicemente ad essere accondiscendente nei confronti delle proprie necessità, nei propri bisogni. Soprattutto più si ha un pensiero oggi per oggi, più i bisogni diventano bisogni primari. Ho fame, voglio essere insieme a qualcuno perché non mi va da stare da solo, cioè tutte cose istantanee. State attenti, la nostra società tende a distrarci continuamente, con mille lampadine, con mille pubblicità, con mille soluzioni, lo metto fra virgolette. Più noi siamo distratti, più a un certo punto lasciamo andare tutto e stiamo dietro soltanto alle necessità primarie. Quando facciamo così non abbiamo quella voglia, quella lungimiranza di pensare al nostro futuro. Molte delle persone che vi ruotano attorno, se gli chiedete tu che piani hai per i prossimi 5 anni, vi diranno non lo so, non so nemmeno quello che faccio domani. Ok? Se invece siete circondati da persone che già hanno piani per 5 anni o 10 anni, che non sia pagare il mutuo, perché quella è un'altra cosa, ok? Ma che hanno piani per il futuro, che sanno che oggi stanno lavorando per realizzare qualcosa un domani, ecco, quelle persone lì tenetevele care, perché sono persone istrioniche, sono persone che sanno come si vive la vita. Faccio un qualcosa oggi perché mi serve domani. Ecco, in quel caso lì stanno evadendo il concetto del pensiero oggi per oggi. Possono il pensiero oggi per oggi e il pensiero qui ed ora coesistere? No, non possono coesistere perché la persona che si siede e si mette a praticare sa che quel tipo di pratica non gli servirà soltanto adesso, ma gli servirà comunque costantemente anche nel proprio futuro. La persona invece oggi per oggi è quella un pochino più manipolabile, è quella che sta dietro soltanto alle cose del momento e non riesce a vedere oltre il giorno, la settimana, il mese. Spero di aver fatto un po' di chiarezza. Le due cose non sono da mettere insieme, non è perché oggi è oggi, qui e ora e allora sono associabili, assolutamente no. Vi ricordo anche che eh, la nostra società ha un bisogno di programmazione veramente enorme. Non ci possiamo permettere di, che ne so, far scadere dei documenti. Per esempio, se devo fare un viaggio, poi arriva a un certo punto, ho il passaporto scaduto e io non me ne sono accorto. Devo pensarci prima a queste cose. Ecco, quando voi pensate a pensare prima, a queste parole, ci devo pensare prima, già state evadendo il pensiero oggi per oggi. Molte persone non riescono a fare questo. Allora, quali sono dei consigli base? Scrivetevi le date di scadenza sul calendario. Guardate il calendario 2 o 3 volte al giorno, cercate di capire quanto tempo avete fra quella data di scadenza e oggi e come potete inanellare tutte quante le vostre attività. Ma se rimanete nell'ambito delle attività scuola, lavoro, famiglia e non state costruendo un qualcosa per il vostro futuro, il mio consiglio è cominciate a programmare un qualcosa almeno a distanza di un anno. Potrebbe essere anche un viaggio, e intanto la vostra mente comincia ad elaborare un qualcosa. Io ve lo consiglio davvero tantissimo di imparare a programmare. Ci sono dei metodi, ce ne sono tantissimi di metodi per essere efficaci in questa società, ma non crediate che si possa pensare soltanto all'oggi, perché c'è anche domani e magari è un domani davvero glorioso, davvero meraviglioso. Ve l'auguro. Bene, io mi fermo qua, ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, sotto mi potete scrivere un commento e se avete delle domande cercherò di rispondervi con un video e ancora una volta buona serata a tutti.